Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. La moglie di un uomo ricco si ammalò gravemente e sapeva che stava per morire. Chiamò a sé la sua unica figlia e le disse: «Cara mia, sii gentile e buona, e Dio ti proteggerà sempre, mentre io sarò con te dal cielo». Detto questo, chiuse gli occhi e morì. Ogni giorno, la ragazza visitava la tomba della madre e piangeva, ma rimaneva gentile e buona. Quando arrivò l'inverno, la neve coprì la tomba, e quando arrivò la primavera, il padre si risposò con un'altra donna. Questa nuova moglie portò con sé 2 figlie. Erano belle all'apparenza, ma crudeli dentro. Iniziò un periodo difficile per la povera figliastra. «La sciocca ragazza vuole sedersi con noi», dicevano. «Chi vuole mangiare pane deve lavorare. Via con la serva». Le portarono via i suoi bei vestiti, la vestirono con un vecchio abito grigio e le diedero delle scarpe di legno. «Guardate la principessa orgogliosa nei suoi abiti eleganti», ridevano e la trascinavano in cucina. Lì doveva lavorare duramente dalla mattina alla sera, alzandosi prima dell'alba, portando acqua, accendendo fuochi, cucinando e pulendo. Le sorelle le rendevano la vita ancora più difficile, la prendevano in giro e le gettavano piselli e lenticchie nelle ceneri, così doveva raccoglierli di nuovo. Dopo aver lavorato tutto il giorno, non aveva un letto dove dormire e doveva riposare accanto al fuoco, tra le ceneri. Per questo motivo appariva sempre sporca e la chiamavano Cenerentola. Un giorno, suo padre andò alla fiera e chiese alle sue 2 figliastre cosa desiderassero che portasse a casa. «Vestiti belli», disse una, «e perle e gioielli», disse l'altra. «E tu, Cenerentola», le chiese, «cosa vuoi?» «Padre, ti prego, portami il primo ramo che ti colpirà il cappello sulla via del ritorno». Così comprò vestiti belli, perle e gioielli per le sue figliastri e sulla via di casa un ramo di nocciolo lo colpì e gli fece cadere il cappello. Strappò il ramo e lo portò a casa. Quando arrivò, diede alle figliastri i regali desiderati e a Cenerentola diede il ramo di nocciolo. Cenerentola lo ringraziò, andò sulla tomba della madre, piantò il ramo e pianse così tanto che le sue lacrime lo annaffiarono. Il ramo crebbe in un bellissimo albero. 3 volte al giorno Cenerentola si sedeva sotto di esso, piangendo e pregando, e un piccolo uccello bianco veniva sempre all'albero. Se Cenerentola esprimeva un desiderio, l'uccello le faceva cadere ciò che desiderava. Poi venne annunciato un grande festival dal re, che sarebbe durato 3 giorni, e tutte le belle giovani furono invitate affinché il principe potesse scegliere una sposa. Quando le sorellastre di Cenerentola sentirono che potevano andare, si entusiasmarono e chiamarono Cenerentola per aiutarle a prepararsi. «Pettinaci i capelli, spolveraci le scarpe e allaccia i nostri fermagli. Andiamo al palazzo del re». Cenerentola le aiutò, ma pianse perché desiderava andare al ballo anche lei e chiese il permesso alla matrigna. «Tu andare al festival», rispose la matrigna. «Sei sporca e non hai vestiti. Vuoi ballare?» Ma quando Cenerentola continuò a chiedere, la matrigna finalmente disse: «Ho gettato un piatto di lenticchie nelle ceneri. Se le raccogli in 2 ore, puoi venire con noi». Cenerentola andò nel giardino e chiamò: «O piccioni addomesticati, o tortore e tutti gli uccelli nel cielo, venite ad aiutarmi a raccogliere il buono nel vaso, il cattivo nel campo». 2 piccioni bianchi volarono attraverso la finestra della cucina, seguiti dalle tortore, e presto tutti gli uccelli entrarono, atterrando tra le ceneri. I piccioni iniziarono a raccogliere,
e presto tutti raccoglievano e mettevano i buoni chicchi nel piatto. In meno di un'ora finirono e volarono via. Cenerentola portò il piatto alla matrigna, felice di poter finalmente andare al festival. Ma la matrigna disse: «No, Cenerentola, non puoi andare. Non hai vestiti e non puoi ballare. Ci faresti vergognare». Quando Cenerentola pianse, la matrigna aggiunse: «Se riesci a raccogliere 2 piatti di lenticchie dalle ceneri in un'ora, puoi venire». Pensava tra sé: «Non può farcela». Quando la matrigna gettò i 2 piatti di lenticchie nelle ceneri, Cenerentola tornò nel giardino e chiamò: «O piccioni addomesticati, o tortore, e tutti gli uccelli sotto il cielo, venite ad aiutarmi a raccogliere il buono nel vaso, il cattivo nel campo». Ancora una volta i 2 piccioni bianchi arrivarono, seguiti dalle tortore, e presto tutti gli uccelli riempirono la cucina. Raccolsero, e raccolsero, mettendo i buoni semi nei piatti. Prima che fosse passata mezz'ora, avevano finito e volarono via. Cenerentola riportò i piatti alla matrigna, eccitata, pensando di poter finalmente andare al festival. Ma la matrigna disse: «Questo non ti aiuta. Non puoi andare, perché non hai vestiti e non puoi ballare. Ci vergogneremo di te». Si voltò e se ne andò in fretta con le sue 2 figlie orgogliose. Rimasta sola a casa, Cenerentola andò sulla tomba della madre sotto l'albero di nocciolo e pianse: «Trema e trema, piccolo albero, getta su di me argento e oro». Allora l'uccello le fece cadere un bel abito e delle scarpette di seta. Si vestì in fretta e andò al festival. Le sue sorellastre e la matrigna non la riconobbero e pensarono che dovesse essere una principessa straniera, perché era così bella nel vestito d'oro. Non pensarono mai a Cenerentola, credendo che fosse a casa coperta di sporco, a raccogliere lenticchie dalle ceneri. Il principe venne a incontrarla, le prese la mano e ballò solo con lei. Non ballò con nessun'altra e continuava a dire: «Questa è la mia compagna». Cenerentola ballò fino a sera quando voleva tornare a casa. Ma il principe disse: «Andrò con te per vedere dove appartieni». Lei scappò da lui e si nascose nella colombaia. Il principe aspettò fino a quando suo padre tornò a casa e gli disse che la misteriosa ragazza era saltata nella colombaia. Il vecchio pensò: potrebbe essere Cenerentola. Dovette prendere un'ascia e un piccone per rompere la colombaia, ma non c'era nessuno dentro. Quando tornarono a casa, Cenerentola giaceva nei suoi vestiti sporchi tra le ceneri, e una piccola lampada a olio bruciava sul camino, perché lei era saltata giù rapidamente dalla parte posteriore della colombaia, era corsa all'albero di nocciolo, aveva tolto i suoi bei vestiti, li aveva messi sulla tomba, e l'uccello li aveva portati via di nuovo. Poi tornò in cucina, vestita con il suo abito grigio. Il giorno successivo, quando il festival iniziò di nuovo e la sua famiglia era andata, Cenerentola andò all'albero di nocciolo e disse: «Trema e trema, mio piccolo albero, getta su di me argento e oro». L'uccello le fece cadere un vestito ancora più bello di quello del giorno prima. Quando Cenerentola apparve al festival in questo vestito, tutti rimasero stupiti dalla sua bellezza. Il principe l'aveva aspettata e immediatamente le prese la mano e ballò solo con lei. Quando altri vennero a invitarla, lui disse: «È la mia compagna». Quando arrivò la sera, lei voleva andarsene e il principe cercò di seguirla, ma lei scappò così in fretta che non riuscì a prenderla. Tuttavia, il principe aveva un piano. Aveva coperto tutta la scalinata con catrame e quando lei scese, la sua scarpetta sinistra rimase incollata. Il principe la raccolse. Era piccola e d'oro.
La mattina seguente la portò al padre di Cenerentola e disse: «Nessuna sarà mia moglie se non quella il cui piede calza questa scarpetta d'oro». Le due sorellastre erano entusiaste perché avevano piedi belli. La sorella maggiore andò nella sua camera per provare la scarpetta, con la madre che guardava. Ma non riuscì a fare entrare il grande dito del piede, e la scarpetta era troppo piccola. Sua madre le disse di tagliarsi il dito. «Quando sarai regina, non avrai bisogno di camminare più». La ragazza si tagliò il dito, forzò il piede nella scarpetta, sopportò il dolore e andò dal principe. Lui la prese sul suo cavallo come sposa e partì con lei. Tuttavia, dovevano passare davanti alla tomba, e lì sull'albero di nocciolo sedevano i due piccioni piangendo. «Gira e guarda! Gira e guarda! C'è sangue dentro la scarpetta! La scarpetta è troppo piccola per lei! La vera sposa ti aspetta!» Il principe guardò il suo piede e vide il sangue scorrere. Girò il cavallo e riportò la falsa sposa a casa, dichiarando che non era quella giusta, e disse all'altra sorella di provare la scarpetta. Questa sorella riuscì a infilarci le dita del piede, ma il tallone era troppo grande. Sua madre le disse di tagliarsi parte del tallone. «Quando sarai regina, non avrai bisogno di camminare più». La ragazza si tagliò una parte del tallone, forzò il piede nella scarpetta, sopportò il dolore e andò dal principe. Lui la prese sul suo cavallo come sposa, ma quando passarono davanti all'albero di nocciolo, i due piccioni erano lì, piangendo. «Gira e guarda, gira e guarda! C'è sangue dentro la scarpetta è troppo piccola per lei. La vera sposa ti aspetta». Lui guardò il suo piede e vide il sangue uscire dalla scarpetta e macchiare la sua calza bianca. Girò il cavallo e riportò di nuovo la falsa sposa. «Neanche questa è quella giusta», disse. «Non hai altre figlie?» «No», disse l'uomo. «C'è ancora una piccola serva che mia moglie defunta ha lasciato, ma non può essere la sposa». Il principe insistette perché la portassero da lui. La madre rispose: «Oh no, è troppo sporca, non può mostrarsi». Ma il principe insistette e Cenerentola fu chiamata. Prima si lavò le mani e il viso e poi andò a inchinarsi davanti al principe, che le offrì la scarpetta d'oro. Si sedette su uno sgabello, si tolse la pesante scarpa di legno e mise il piede nella scarpetta, che calzava perfettamente. Quando si alzò e il principe guardò il suo viso, riconobbe la bella ragazza che aveva ballato con lui e gridò: «Quella è la vera sposa». La matrigna e le sue due figlie impallidirono d'ira. Il principe prese Cenerentola sul suo cavallo e partì con lei. Mentre passavano davanti all'albero di nocciolo, i due piccioni bianchi piangevano: «Gira e guarda! Gira e guarda, nessun sangue nella scarpetta. La scarpetta non è troppo piccola per lei. La vera sposa va con te». E dopo averlo detto, i due volarono giù e si posizionarono sulle spalle di Cenerentola, uno a destra e l'altro a sinistra, e rimasero lì. Al matrimonio con il principe, le due false sorelle vennero, sperando di conquistare il favore di Cenerentola e condividere la sua felicità. Quando la coppia si recò in chiesa, la sorella maggiore stava a destra e la minore a sinistra, e i piccioni le beccarono un occhio a ciascuna. Più tardi, quando tornarono, la sorella maggiore era a sinistra e la minore a destra, e i piccioni le beccarono l'altro occhio a ciascuna. Così, per la loro malvagità e menzogna, furono punite con la cecità per il resto della loro vita. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.